Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, siamo pronti con le nostre più grandi previsioni energetiche di tutti i tempi, il nostro lui, lei. Allora ragazze mie, noto che state avendo degli spasmi di gratitudine e entusiasmo per la meditazione che vi ho pubblicato. Sì ragazze, ragazzi, quella la dovete fare ogni giorno, va bene? E vedete che mano a mano che lo fate ogni giorno sarete sempre più consapevoli del vostro destino e del destino del nemico. Cosa succede? Che facendo quella meditazione, la trovate nella playlist L'arte del vivere, meditazione guidata. È brevissima come vedete, ma vi serve proprio a tac tac, a reindirizzare a sentirvi consapevoli. Quella è la meditazione del potere, perché il potere ha a che fare con la consapevolezza. Consapevolezza, conoscenza, il potere ha a che fare con quello. E quindi sono felicissima, mi avete scritto tante mail di illuminazioni, perché poi quando finite la giornata vi rendete conto che avete fatto così ed è qualcosa di meraviglioso. Cioè, create il vostro futuro, va bene? Poi qualcuno di voi mi ha scritto se si può fare la meditazione per più richieste. Certo che si può fare. E quindi vi consiglio di farla la mattina, pure se la fate il pomeriggio, vi siete dimenticate la mattina per una cosa che dovete fare, ma pure il semplice andare al lavoro, cioè fatela sempre e vedete i risultati, ok? Allora, state studiando come le matte? Mi raccomando, la via esoterica è una via empirica, cioè basata proprio sulla pratica, con amore, devozione e perseveranza. Come vi ho spiegato anche nel video di 2 anni fa, magia iniziatica, non magia pratica, i risultati spirituali vanno, come dire, non vanno accelerati, Non vanno accelerati, va fatto piano piano, soprattutto per chi è all'inizio. Quindi per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi che sono all'inizio del loro lavoro consapevole, invito a guardare, riguardare, prendere appunti dai miei podcast, L'arte del vivere, risvegliare la coscienza, e poi studiare i libri che vi ho messo nel post in community dove dice scuola iniziatica, film, libri e film, l'elenco aggiornato. Per chi all'inizio suggerisco i libri così indicati, magari fate uno dagli indispensabili, uno dai fondamentali, uno fortemente consigliati per la prima volta, va bene? Lasciatevi comunque ispirare, io ve li ho messi secondo una logica di apprendimento, come feci io a suo tempo, poi i libri che io leggo nuovi, man mano li vado poi a inserire se lo reputo opportuno in quel caso. Perché alla fine la conoscenza, io ho studiato, la mia iniziazione c'è stata con Elena Blavatsky, con la teosofia, e poi l'antroposofia, diciamo che il buddismo è arrivato dopo, ho collegato i punti, quindi ci sono tanti autori che hanno diciamo che fanno un compendio importante, anche i nuovi autori, un compendio di tutti questi studi. Studiare concetti ostici, come vi ho detto anche in un post sul mio profilo Instagram Tramantic21, vi serve a allargare le sinapsi, perché più vocaboli nuovi aggiungete alla vostra coscienza, al vostro sapere, più si allarga il vostro mondo. Il vostro mondo, se fosse fatto solo di 4 parole, tipo tavolo, sedia, scopa, macchina, sarebbe un mondo di 4 parole. E quando vedete le altre cose non sapreste come descriverle. Quindi qua si tratta di ampliare la conoscenza attraverso anche nuovi vocaboli per andare a allargare le sinapsi, per accedere e coltivare la mente creativa, che tanti chiamano mente poetica, Selena chiama mente poetica, o sovramente, la mente creativa, la mente artistica che abbiamo tutti, che è quella che crea, che è quella che crea. Quindi lo studio serve a questo e la pratica lo stesso, è la conoscenza che rende l'uomo libero, la conoscenza dà via alla consapevolezza. Essere consapevoli ti libera, va bene? Quindi tutto questo lavoro serve proprio a lasciare andare gli attaccamenti della mente. La mente razionale è uno strumento nefasto quando usato
quando non deve essere usato. Perché siamo in questa società squilibratamente patricentrica, ciò vuol dire che tutto ciò che si vede è giusto, ciò che non si vede non esiste. Vabbè, non mi ripeto, ragazze, non voglio fare un altro podcast, c'è tutto nei miei podcast comunque. I miei podcast sono al netto della conoscenza appresa e dell'averla messa in pratica, va bene? Vi consiglio nuovi autori, vi consiglio, come vedete, quello che io pratico e mi funziona, ve lo trasmetto. Ho in mente tanti altri podcast sui vari concetti da cui ci dobbiamo liberare. Ogni concetto è un limite, ogni concetto è un limite, ribadisco, ogni concetto è un limite, perché è un limite all'espansione. Quindi, ok, mi stanno venendo 500 miliardi di cose da dirvi, però io vorrei fare adesso il lui lei. Che dite? Tanto vi metto tutto nei podcast. Stiamo lavorando tantissimo, sto lavorando tanto, 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 tanto come al solito, ma il mio è un servizio. Il servizio di essere al vostro servizio. L'amore di essere al vostro servizio. Ok? Quindi questo, quello che vi do è amore, amore puro. E quello che mi date voi è amore. E quindi la nostra relazione, perché noi siamo in relazione, fa una sinergia straordinaria in tutto il mondo. Ringrazio tutte le ragazze che mi scrivono dagli Stati Uniti, dall'Argentina, dal Messico, dalla Svizzera, dalla Germania, anche alcune dalla Cina mi avevano scritto. Grazie, 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 grazie. Scusate un attimo. Allora, ragazze mie e ragazzi, stavo dicendo grazie a tutte e a tutti, veramente grazie per le donazioni al canale, grazie per il sostegno al mio lavoro, grazie per tutto. Siamo una comunità veramente mondiale, straordinaria. Io sono veramente onorata di servire la vostra maestria. Detto questo, ragazze mie, quindi studiate, studiate. E io partirei subito. Andiamo a vedere le nostre energie, come si muovono in questa settimana maschile e femminile, energie di cooperazione. Non mi dilungo, lasciatevi ispirare dal nostro lui-lei. Io leggo l'energia maschile e l'energia femminile, va bene? Che sono energie che si riscontrano in tutti gli ambiti della tua vita, relazioni, amore, lavoro, va bene? Ok, quindi dall'8 al 14 luglio, vediamo un po', siccome abbiamo visto nelle previsioni settimanali queste prove superate con questa luna nuova, con queste mail stratosferiche, vediamo come continuiamo il nostro viaggio iniziatico in questa prossima settimana, quali sono le novità del karma e del dharma della nostra anima. Allora, partiamo subito. Il nostro maschione andiamo a fare per prima. Vediamo un po', energia maschile. Vediamo energia attuale del maschile nei confronti del femminile oppure energia attuale del maschile a seconda della carta che esce. Vediamo. Settimana che va dall'8 al 14 luglio, energia attuale del maschile. Energia attuale del maschile. Allora, energia attuale del maschile. L'8 di spade, sta un po' frustrato sto signorino attualmente. L'8 di spade mi parla di incapacità di parlare, incapacità di arrovellarsi un po' la testa, le spade sono il mentale, no? Quindi arrovellarsi un po' la testa su una questione, sentirsi bloccato, arrovellarsi la testa, non saper cosa fare. Energia attuale, perché? Ah, 10 di spade. Si è chiusa, qua c'è una situazione, una tappa che si è chiusa, dolorosa. Vorrebbe uscire da questa tappa dolorosa ma non sa come fare. Ci può essere stata una chiusura, un contact con una lei, una rottura e adesso si sente bloccato. Vediamo quali sono i pensieri del maschile. I pensieri di lui quali sono? Nei confronti di lei o i pensieri di lui? Vediamo, quali sono i pensieri di lui? 2 di spade, sta proprio bloccato questo. 2 di spade, 8 di spade, non sa che cosa pensare, è tutto bloccato. O lei l'ha bloccato o c'è una situazione di blocco a prescindere a livello emozionale, no? O c'è una situazione di blocco a livello emozionale, non sa cosa pensare dell'amore, anche se è un lui single. Tutte queste spade, troppo mentale qua c'è.
Paggio di bastoni, non sa se chiamare oppure no. Che faccio? Chiamo, non chiamo, oppure mi lancio verso la vita? Mi lancio se è stata solo, per esempio, oppure no? Che faccio? C'è un po' di blocco attualmente. Vediamo cosa ha nel cuore questo signorino. Cosa ha nel cuore? Il 9 di bastoni, cioè sta proprio bloccato. Allora, qua c'è un maschile attualmente che ha le difese alte sul cuore, ha paura di aprire il cuore, non sa cosa pensare, che scelta deve fare. 8 di spade, si sente bloccato, sta nella gabbia mentale. Per tutte voi che vi trovate in questa situazione qui, che vi potete riscontrare anche energia maschile, fatevi, ragazze mie, ragazzi, per favore, la meditazione. Perché la mente è lo strumento del sistema che ti vuole controllabile, prevedibile e misurabile. Come lo fa? Con la paura, 9 di bastoni nel cuore. Quindi fatevi la meditazione che vi fa essere padroni del destino del nemico, cioè della mente. Qua c'è un maschile che ha paura di agire, ha paura di... ok? 2 di denari, non sa che cosa deve fare. Vediamo qual è il blocco del maschile, nei confronti di lei rispetto alla connessione con lei. Qual è il blocco del maschile? Prendere una decisione giusta, la giustizia. Non sa che decisione deve prendere, sta bloccato. Non sa che decisione prendere, sta bloccato. Come devo fare la scelta giusta? Che devo fare? Gli arrovella la mente, vedi? Vabbè. Ma tu segui da Romantic, no? Lo dico a lui perché ti potrei consigliare un'ottima meditazione. Vabbè, vediamo da questa parte lei. Se non lo segui fai male comunque, te lo dico. Infatti guarda come stai. Allora, vediamo un attimo da questa parte. Vediamo la nostra signorina, l'energia di lei invece, come sta? Energia attuale di lei nei confronti di lui o energia attuale di lei? Vediamo. Energia attuale di lei. Energia attuale di lei. La sacerdotessa, lei sta molto meglio di lui. Allora, la sacerdotessa mi parla energia attuale di lei che qua c'è una farfalla, no? Una sede alchemica c'è qua. Lei sta subendo una trasformazione. L'energia attuale di lei con la sacerdotessa mi parla di una lei che sta lavorando molto con la legge spirituale e che è concentrata sulle sue cose, sui suoi studi esoterici o personali. mm? E mi parla di una lei molto introspettiva attualmente che non dà tanto all'esterno ma soprattutto all'interno di sé. Mi può parlare di una lei che attualmente non si apre all'altro in modo espressivo, più che altro ha un potere sull'altro di natura esoterica, va bene? Cioè, anche se sta ferma, ha il potere sugli altri, va bene? E guarda una persona con gli occhi, è agghiacciante con gli occhi perché il lavoro alchemico è dentro. Quindi ci può essere silenzio tra lui e lei, mm, una lei con dei dubbi rispetto a lui, ma se li sta chiarendo all'interno, lavorando con la legge spirituale, facendo le meditazioni che vi ho detto, studiando la magia pratica, ok. Qua abbiamo il 4 di coppe, è insoddisfatta all'esterno, preferisce lavorare all'interno con il suo sposo celeste, rispetto a delle opzioni che può avere oppure rispetto proprio all'altro fuori da sé. Vediamo, vediamo, i pensieri di lei nei confronti di lui o i pensieri di lei quali sono? 4 di bastoni, lei qua sta pensando molto alla sua stabilità personale, casa, famiglia, lavoro. Vedo una lei di grande spessore spirituale e di grande maestria in questa settimana, cioè vedo questa energia qua, a differenza di questo che sta bloccato tutto nel mentale, e da questa parte vedo le lei che stanno pensando alla propria stabilità personale interna ed esterna. Se tale stabilità è anche relativa a un lui, stanno pensando, lei stanno pensando di avere un incontro con lui.
però dall'alto della loro maestria, mi spiego? Qua c'è il Cavaliere di Denari, mi sottoscrivo nel fatto che loro sono molto concentrate sulla loro stabilità personale, che riguarda psicofisica, casa, denaro, lavoro. Stanno anche sistemando casa, secondo me, Cavalieri di Denari, alcuni piccoli, come dire, stanno mettendo delle nuove cose in casa, stanno lavorando nella loro casa interna ed esterna, ecco. Vediamo un po'. Preferiscono stare con persone affini alla loro maestria, ok? Perché supportano il loro lavoro spirituale. Vediamo cosa ha nel cuore lei, per lui o cosa ha nel cuore lei. Paggio di denari, molto concentrate sulla loro attività lavorativa, sulle loro attività esoteriche, sulle loro attività di lavoro su se stesse. Sì, mi mettono una lei di grande spessore morale, una lei che sta molto alta in questa settimana. Paggio di denari nel cuore rispetto a lui, vediamo qua il re di spade abbiamo. E lei potrebbe anche stare pensando di parlare con un lui, però da una prospettiva molto più alta. Non vedo sentimentalismi qua, vedo molta maestria, vedo molta assertività. E le vedo concentrate sulla loro casa, la casa, stabilità, lavoro. È come se avessero preso ferma risoluzione che tutto dipende dal loro interno. E quindi sistemare anche il loro negozio, dedicarsi al loro negozio, alle loro attività, fare degli aggiustamenti al loro negozio, nelle loro attività o nella loro casa. Sì, sono pratiche pragmatiche, stanno utilizzando la via esoterica in modo empirico, ecco, mi spiego. Vediamo quale può essere il blocco di lei nei confronti di lui o nei confronti di una connessione. L'asso di bastoni, proprio l'impulso a fare qualcosa non hanno nei confronti di lui, fino a questo momento. Non hanno l'impulso a fare niente all'esterno, sono molto più introspettive. Ok. Stanno lavorando benissimo a lei, eh? Se ti ritrovi in energia femminile stai lavorando benissimo. Siccome energia femminile e maschile si intrecciano, no? Ok, siccome state lavorando molto bene a livello esoterico, che cosa fa la scimmia della mente quando tu ti risvegli all'interno? Ti può creare blocchi. Eccoli qua. Quindi fate la meditazione guidata, lavorate con la magia pratica 1, 2 e 3, i miei video, perché le carte ci servono proprio a vedere qual è il karma, va bene, che può essere di qualsiasi natura il karma, che la mente ti blocca, e allora noi sciogliamo quello, fermiamo i venti del karma, perché state lavorando molto bene a livello esoterico. Quindi cosa fa la scimmia della mente quando tu ti svegli a livello esoterico? Ti blocca, cioè ti manda prove per vedere se... ok? Va bene, vediamo da questa parte. Questa è la situazione interna, abbiamo visto un po', no? Andiamo a vedere adesso nei fatti dall'8 al 14 luglio cosa accade. Allora, vediamo. Allora, quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana? Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana? Vuole andare da lei, il carro. Quindi, nonostante tutta questa situazione di blocco, il carro nelle intenzioni mi parla di prendere la decisione di avanzare, di viaggiare, di spostarsi verso una lei oppure di avanzare rispetto a una persona che gli può interessare. Nonostante tutto questo blocco, ok, alla fine esplode. Vediamo un po' nelle azioni. Vediamo le azioni di lui nei confronti di lei. Cioè le intenzioni sono quelle di avanzare. Vediamo cosa fa alla fine. Le azioni di lui nei confronti di lei. 4 di coppe, interessante. Cioè vorrebbe avanzare, vuole avanzare, andare da lei, però è come se avesse un po' di frustrazione col 4 di coppe, non gli va, cioè sono carte antisonanti, no? Le intenzioni sono quelle di avanzare. E le azioni però non mi va. Cioè, lo vedo un po' così, un po'... Cioè, sono in antitesi queste due carte. Vabbè, poi le chiariamo. Aspetta, ora ne metto un'altra. Perché sta proprio stressato questo.
Vediamo un po'. Allora, vediamo le azioni che farà lui nei confronti di lei quali sono. 4 di coppe, le azioni che farà lui quali sono. 10 di coppe, ma guarda un po'. Guarda, io ti dico una cosa, ci sono momenti in cui vorrà fare delle azioni, altri momenti in cui non le vorrà fare, però le intenzioni sono quelle di prendere una decisione di autostima, il carro è l'autostima, no? Quindi può darsi che inizialmente lo vuole fare, ma non gli va inizialmente. Subito dopo, con 10 di coppe, gli viene la voglia. Cioè, mi spiego? Qua mi parla anche di farsi consigliare anche da amici o da persone che ritiene come famiglia. Mm. Nel farsi supportare a livello emozionale per fare, per prendere una decisione. Magari amici intimi, amici stretti, perché lo vedo proprio bloccato qua nel prendere una scelta giusta e quindi magari all'inizio non gli va, poi si confronta con delle persone a lui care o anche con la famiglia o con persone che lui reputa famiglia, amici importanti e lo spingono alla condivisione con una lei, mi spiego? Cavaliere di spade alla fine gli parla, cioè qua è come se vedo un lui che faccio, che non faccio, e magari molti lui sono stati bloccati, ve lo dico che questa è una stesa in cui molti lui sono stati bloccati o comunque si sentono il blocco, ok, da un'altra persona. Che succede? Qua vedo lui che faccio, che non faccio, che faccio, che non faccio, voglio avanzare, prendo la ferma risoluzione di avanzare, ok, sì però non mi va, sì però non ho tanto entusiasmo, ok. Che succede poi alla fine? Che alla fine si lasciano guidare invece, si lasciano guidare per una condivisione. Dice va bene, allora condividiamo questo insieme, magari vediamoci con degli amici, vediamoci con oppure condividiamo questo. Alla fine fa delle cose. Ok? Vediamo da questa parte. Gli parla che magari qua c'è cavaliere di spade, 10 di coppe, magari ricostruiamo una, un'intesa. Mm? Ricostruiamo un'intesa, l'imperatore, voglio ricostruire un'intesa. Ok. Vediamo un po' da questa parte quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui o le intenzioni di lei in questa settimana. La luna non ha ben chiaro cosa lei vuole fare con lui, ha più chiaro il fatto che vuole come intenzioni connettersi con le proprie emozioni profonde, come ci insegna la luna, che è proprio la, come vi ho spiegato nel video della luna nuova, ma anche nel video della spiegazione degli arcani maggiori sulla luna, che sono le tue emozioni più profonde. Le intenzioni di lei nei confronti di lui non ha intenzioni chiare, ma ha intenzioni chiare anche con la papessa di avere a che fare con le proprie emozioni piuttosto che con lui, perché lei ha capito, siccome state studiando, che le proprie emozioni sono gli dei, cioè sono le emozioni che grazie a un'altra persona ti vengono scaturite sotto forma di dei, cioè sotto forma di emozioni, tu ti metti in contatto con con le tue emozioni per capire come, per farti dare la forza da quelle stesse emozioni che sono dei. E infatti 6 di spade ha intenzione di uscire fuori dalla gabbia mentale facendo anche la meditazione e non ha ancora intenzioni chiare su di lui, ma soprattutto scendere nelle proprie profondità, farsi dare la forza del Dio, della forza e avanzare grazie a quella forza che gli viene data dalle sue emozioni. Ok. Vediamo un po' quali sono le azioni che lei farà nei confronti di lui. Anche lei il 4 di coppe, io non ci posso credere, guarda, 4 di coppe, 4 di coppe. Qua lei non ha voglia di fare nulla nei confronti dell'altro in questa settimana, almeno per i primi giorni di questa settimana. No, la vedo molto attratta dalle proprie emozioni più che dall'altra persona fuori, perché state studiando tanto, no ragazze e ragazzi, quindi l'altra persona fuori è colui o colei che ti manda delle emozioni che sono i veri protagonisti, che è il divino, e quindi vi vedo più aperte all'interno che all'esterno. Vedi l'appeso, non ha intenzione di fare niente, niente di che, perché lavorando con le emozioni, con la luna, non facendo azioni all'esterno verso qualcuno, l'appeso cerca di cambiare prospettiva rispetto a cosa debba fare. Vediamo un po' da questa parte. Energia finale di lui nei confronti di lei, cosa succede alla fine? 7 di bastoni.
Molti di lui mettono dei limiti forti qua, magari si incontrano con lei rifiuta, loro mettono dei limiti, ci sono un po' di blocchi qua. Ci sono carte antisonanti, un po' dissonanti. La torre, guarda che succede questa settimana qua. Allora, qua loro sono bloccati da mente e sentimenti. Io credo che faranno delle cose un po' fuori dal normale in questa settimana. Da una parte dico meno male, perché la mente sta andando in tilt. La mente sta andando in tilt e il lavoro spirituale sta procedendo. E siccome sappiamo che il lavoro spirituale ha l'obiettivo, le emozioni soprattutto hanno l'obiettivo di squarciare il velo della mente, cioè di creare una crepa nella diga della mente, qua la mente secondo me scoppia in questa settimana, si faranno azioni inerenti a prendere ferme risoluzioni e andare oltre i confini della mente. Perché il 7 di bastoni? Cosa succede alla fine? Il 2 di denari. Cioè li vedo confusi qua alla fine, li vedo confusi, li vedo un po' in tilt, qua c'è di nuovo l'appeso. Faranno un po' cose strane in questa settimana, ma li chiariamo con i mini tarocchi. Vediamo alla fine cosa farà lei. Quali sono l'energia finale di lei nei confronti di lui? Il re di coppe. Il re di coppe. Il diavolo. Energia finale di lei nei confronti di lui. Cavalieri e bastoni. Lui qua, allora loro ricevono notizie da una persona che le vuole a tutti i costi. Re di coppe, cavalieri di bastoni. Loro ricevono notizie di una persona che li vuole a tutti i costi. E qua ci sono varie cose, Ci sono vari scenari qua. Allora, può accadere questo: o loro ricevono notizie, il femminile riceve notizie, siccome è molto potente qua il femminile, col lavoro che fa, con la legge spirituale, eccetera, ricevono notizie da una persona che le vuole a tutti i costi e si apre emozionalmente a loro, oppure c'è un'energia femminile, che può essere anche un uomo, che dopo il lavoro svolto a livello interiore si dichiara emozionalmente, repentinamente a c'è un'energia femminile, che può essere, ripeto, anche un uomo, che dopo il lavoro svolto si dichiara repentinamente a un'energia femminile che è bloccata. Mm? Certo è che avviene una bomba in questa settimana. Vediamo un po' i miei tarocchi che cosa dicono, sono curiosissima. Vediamo. Vediamo l'energia attuale di lui nei confronti di lei, 8 di spade. 4 di spade, qua c'è fermo, c'è silenzio, cioè il mentale va in tilt. Hanno bisogno di riposo, non lo so. Cosa pensa lui di lei? 2 di spade. Energia maschile nei confronti dell'energia femminile, 2 di spade. 2 di bastoni. Stanno cercando di capire che decisione devono prendere, non sanno, ci può essere una distanza, sia geografica o fisica o emozionale. Cosa prova lui per lei? 9 di bastoni. 3 di denari. Vorrebbe intendersi lui con lei. Vorrebbe intendersi, ma ha paura a farlo. Vorrebbe fare dei piani, ma ha paura a farlo. Ci sono un po' di resistenza nel cuore, 9 di coppe. Diciamo che vedo un lui molto concentrato anche qui nelle sue attività lavorative, cercando di avere un benessere personale, perché pensando a una lei o pensando all'apertura con l'altro va in tilt. Quindi vedo un lui anche concentrato sulle sue attività lavorative, di creare di qualcosa, creare qualcosa. Vediamo la giustizia al blocco. Qual è il blocco di lui nei confronti di lei con la giustizia? La temperanza, mancanza di equilibrio, mancanza di comunicazione, mancanza di equilibrio. La temperanza mi parla di equilibrio, no? Non c'è equilibrio interiore, non c'è equilibrio interiore per fare la scelta giusta. E non c'è comunicazione. Vedi, perdita di speranze, stanno proprio un po' così. Vediamo le intenzioni con il carro di lui nei confronti di lei. Carro,
Le intenzioni di lui nei confronti di lei con il carro. Gli amanti. Cioè, qua lui vuole avanzare verso di lei, fare la scelta d'amore, dice io ti voglio, ti voglio. O sono bloccati da altre persone, ma alla fine sbottano qua. O sono bloccati da questo turbinio mentale, che poi il turbinio mentale è un turbinio, cioè le altre persone sono lo specchio del tuo turbinio mentale, no? Ok. Sei tu che lasci fare alla mente. Quindi qua c'è un lui che vuole avanzare nell'amore con una lei, c'è un lui molto innamorato, allo stesso tempo ha paura. Vediamo le azioni che farà, 4 di coppe, 10 di coppe. O è demotivato dalla famiglia, o c'è una famiglia qua in mezzo nelle azioni. Demotivato, non può fare passi verso di lei perché c'è una famiglia, questo anche è possibile oltre a quello che vi ho detto. Vediamo un po' le azioni che farà lui nei confronti di lei, 4 di coppe, 10 di coppe. 5 di denari, sta molto male rispetto a questioni familiari secondo me. Cioè come se vuole andare a tutti i costi, sta represso, questo scoppia in questa settimana, lo vediamo qua, lo vediamo da quest'altra parte. Cioè trova una via di fuga, fa qualcosa, vuole tutto questo, però nelle azioni c'è un 5 di denari. Cioè è carente di forza, di energia, non lo so, se c'è una situazione familiare che lo rende insoddisfatto e quindi incapace di fare azioni inizialmente. Forse ci sono dei figli che un po' bloccano, lui vorrebbe ma i figli bloccano, lo rendono insoddisfatta questa situazione per lui. Vediamo l'energia finale di lui nei confronti di lei, 7 di bastoni, 2 di denari, 2 di coppe. Qua ci sono anche più persone, 2, 2, 2, 2. Cioè deve fare la scelta, oppure deve fare una scelta, non sa che scelta fare, la scelta giusta, no? Per portare equilibrio. Energia finale, 2 di coppe, poi 6 di spade, e poi 4 di denari, 2 altre, l'appeso e la forza. Alla fine trova il coraggio di fare qualcosa per questo amore che sente per una persona, 2 di coppe. Però alla fine di questa settimana, all'inizio della prossima, io qua vedo che qua c'è un amore, oppure c'è un'altra persona da cui ci si vuole allontanare. Si vogliono fare passi verso un'altra persona, però si è un po' 4 denari ritirati in loro stessi. Che c'è qua un blocco dovuto o a un'altra relazione oppure un blocco di prospettiva perché c'è mancanza di coraggio. Però poi trovano il coraggio di fare delle cose. Sì. Come sta messo sto signorino sta settimana? Ok, alla fine trovano il coraggio per fare delle cose. Che energia porta la forza? Il cavaliere di spade, alla fine trovano il coraggio di parlarle. O di parlare a lei, ok, non ce la faccio più, boom. Sì. Ok, vediamo da questa parte. Allora. Energia attuale di lei con la papessa. Energia attuale di lei con la papessa. L'eremita, sì, papessa, eremita, sono tutte carte di introspezione, sono tutte carte di cercare dentro se stessa le risposte. I pensieri di lei, 4 di bastoni nei confronti di lui, 10 di coppe, qua lei sta pensando molto alla sua famiglia, alla sua casa, ai suoi figli, oppure lei sta pensando anche di, qua ci possono essere due persone pure, di avere un incontro con una persona che ama, una condivisione, però sta lavorando con la legge spirituale, no? All'interno, perché poi la vediamo anche un po' demotivata nelle azioni, magari non fare azioni verso una persona con cui sta già e fare azioni o aspettare azioni di una persona che aspetta invece, che lei vuole. Però lei sta pensando effettivamente a un incontro, a una stabilità con lui, qua c'è anche un 10 di bastoni, 10-10, magari qua c'è una famiglia che pesa per avere una stabilità. Oppure lei vuole condividere la sua essenza in questi giorni con una famiglia che le reputa famiglia in qualità di amici o altro che la fa sentire alla stessa frequenza. Vediamo cosa prova lei per lui, paggio di denari. Qua c'è un re di denari.
Io vedo una lei concentrata sulle sue attività personali e lavorative. Qua c'è anche il Papa. Cosa prova lei per lui? Paggio di denari. Regina di denari, re e regina di denari. Qua molte di lei e lui stanno insieme. E qua c'è una coppia. E nel suo cuore lei vuole investire qualcosa con un lui o una, insomma, con una persona. Perché qua c'è una coppia magari ehm, che se la intende sul profilo pragmatico. Molti di lui e lei lavorano insieme. O molte di lei sono impegnate e non sanno cosa fare con questa persona. Alla fine qua succede qualcosa però. Vediamo qual è il blocco di lei nei confronti di lui, asso di bastoni. 7 di bastoni, 7 di bastoni. Qua qualcuno ha messo dei limiti. O lei ha messo dei limiti perché è impegnata con lui, o lei ha messo dei limiti per un'opportunità, perché è concentrata sul suo lavoro, sulla sua famiglia, o sul suo lavoro personale interno, sui suoi studi. Sì, vediamo un po' questa luna, le intenzioni di lei nei confronti di lui con la luna. 5 di coppe. Lei sta elaborando la dea dell'abbandono, non ha intenzione di fare niente perché sta in contatto con le proprie emozioni, con la dea dell'abbandono. 5 di coppe. Ecco perché rivolge lo sguardo dentro se stessa. Fa i conti con queste emozioni qui. Guarda, regina di coppe, vedi? È molto in contatto con le sue profondità in questa settimana. Più internamente che esternamente. Diciamo che esternamente fa le cose pratiche, ecco. Il suo lavoro, la sua casa, le sue cose. Vediamo le azioni di lei nei confronti di lui. 4 di coppe, 5 di spade. No, ci sono tensioni e malessere nel rapporto con l'altro, non fa azioni in particolare. Forse c'è stata una discussione del rancore che porta lei a essere insoddisfatta. Vediamo l'energia finale di lei nei confronti di lui. Re di coppe, cavaliere di bastoni. Qua abbiamo la temperanza, che l'avevamo qua al blocco. La temperanza poi, 5 di denari, 7 di coppe, due altre, regina di bastoni, infatti. Il Papa. Allora, io qua vedo una lei con grande potere in mano, molto risoluta nel parlare con un lui. Io qua vedo che ci sarà un lui o più lui che ci saranno verso di lei. Allora, io qua vedo una lei che parla, la temperanza, parla a un lui, il Papa, cioè una persona che arriva con tanto di spessore, che ha le idee chiare e sa cosa vuole. Già vedevamo qua il Re di Coppe e il Cavaliere di Bastoni. Ok. Lei lo fa da una prospettiva però più ampia, cioè la regina di bastoni, che è la maga, no? Con tutto questo lavoro spirituale, avendo lavorato con le proprie emozioni, la luna 5 di coppe, ha acquisito il potere della dea che le è andata a trovare, cioè delle forze che le sono arrivate grazie alla dea dell'abbandono, della tristezza. Quindi mi esce come regina di bastoni, colei che ha il potere. Bene. Colei che ha il potere si confronta con dei discorsi molto seri rispetto a un papa, una persona che di spessore, che sa cosa vuole. C'è una persona che la vuole a tutti i costi e ha le idee anche molto chiare, di serietà. Lei, questo 5 di denari, 7 di coppe, mi parla che avrà anche altre persone intorno, perché ha un grande potere di magnetismo e ha anche, diciamo, la possibilità di vagliare quello che gli dice. Sta sul suo trono. Io vedo che qua ci sono anche dei lui che parleranno a lei di avere altri fronti aperti di natura di responsabilità. Lei sta sul suo trono, sa che ogni cosa che le arriva è funzionale per la sua evoluzione. Quindi, ricapitolando da questa parte, vediamo una lei che lavora con le sue emozioni. Sa che la realtà esterna non esiste, esiste solo le emozioni che la realtà esterna le dà. Questa realtà esterna è fatta di persone e circostanze. In questa settimana queste persone le daranno la possibilità di avere un potere um, per confrontarsi con l'altro fuori da sé in modo inequivocabile, ineccepibile e autorevole. Lei ha integrato la lezione spirituale inerente a alla trasformazione delle emozioni, tant'è che il Papa mi parla anche dell'integrazione della lezione spirituale data dalle proprie emozioni, e quindi lei potrà gestire più cose contemporaneamente, anche altri ambiti della sua vita.
quindi a più livelli qua, io vedo a più livelli, vedo una lei che mette dei limiti all'altro, ma non sono dei limiti da una consapevolezza bassa, dei limiti su una consapevolezza alta, cioè mette anche alla prova gli altri, ma soprattutto mette alla prova se stessa e la vince con le proprie emozioni. Mamma che stesa, tosta sta stesa, ragazze, Io adesso mi faccio tutte le specifiche possibili e immaginabili, però prima devo mangiarmi un biscottino, un attimo solo. Allora, mi sono dovuta rifocillare, lo faccio sempre perché qua dobbiamo andare a sciogliere abbastanza. Allora, io chiamerei già questa stesa caos e dintorni, ne vedremo delle belle. Allora, andiamo a metterci prima di tutto i miei oracoli lui-lei che non lasciano spazio al dubbio, andiamo a vedere lui nei confronti di lei, così ci chiariscono ancora di più tutto questo caos. Qual è la verità di questo caos? Ok. E poi ci mettiamo gli archetipi. Ok. Allora, vediamo qual è la verità di questo carro con questi amanti, di questa forza, di questo coraggio che si trova per parlare, per dire cosa? Per dire cosa? Lui nei confronti di lei. Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Allora, qua c'è un lui che non si è mai sentito degno di nulla. Può essere scappato dal confronto, o può essere un lui che ha avuto la percezione di sentirsi sempre meno di niente, anche se all'apparenza era tutt'altro. Mm? Perché poi mettiamo le maschere, no? L'ego ti mette la maschera, eccetera. Quindi qua c'è un lui che è scappato, che non si è sentito degno di nulla, che non si sente degno. Quindi un lui che non è in contatto con la propria interiorità, infatti abbiamo visto un lui completamente soggiogato dal mentale attualmente. Ok. Vediamo ancora. Cos'altro? Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo, è chiaro, lei è stata come papessa da questa parte, lavora dentro di sé, non lavora verso l'esterno, lavora all'interno ed è normale che non volendo più esercitare un controllo sulla persona, come vi ho spiegato nel video perché ti innamori, sei innamorata, no? Dove noi la mente cerca di esercitare un controllo sulla persona quando la persona è solo la maschera del divino e quindi di conseguenza lei non sta esercitando lei che non esercita un controllo all'esterno, ma fa i conti con le proprie emozioni, lui la percepisce in toto e quindi è quella la manifestazione vera che fa scaturire poi le azioni dall'altra parte. Sì, cos'altro? Non sono stato onesto. Qua parliamo di una persona che non è stata onesta, che si vuole confessare a una lei o all'altra persona. Una persona che non è stata onesta perché, lo vediamo benissimo dai tarocchi, perché vuole fare delle cose, vuole agire verso di lei, le intenzioni sono queste. Magari ha una famiglia che lo blocca, o situazioni di carenza, di penuria emozionale o di natura economica. Oppure la verità qual è? Vuoi la verità? Cioè dice l'oracolo lui-lei, non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami, quindi non sono stato onesto, è perché non mi sono mai sentito degno di nulla, nemmeno di te, ma di nessuno, di niente. E questi sono tutti i condizionamenti della mente razionale che ci ha reso schiavi e vittime del sistema di credenze corrotto. Ok. Sì, qua c'è una confessione, alla fine, con la forza e il cavaliere di spade. Voglio mettere un oracolo lui-lei su questa forza e il cavaliere di spade. Cosa quindi si trova il coraggio di dire, oltre a quello che abbiamo detto? Solo tu mi fai sentire così. Qua c'è un femminile che fa sentire un maschile in modo spropositato, come nessun altro l'ha fatto mai sentire. E quindi lo vuole dire utilizzare la forza, il coraggio dell'eroe per manifestare questa confessione. Con questo 2 di coppe, certo. Ok, allora andiamoci a lavorare un po' sugli archetipi, va? Io mo metto le carte del regno egregorico, regno della chiara luce, regno delle ombre, dai. Allora, vediamo quale carta esce. Siccome sono energie nostre interne, quindi anche noi avremo a che fare con questa parte qui. Quindi andiamo a vedere
qua è doveroso farlo. Qual è la carta, quale regno ci esce in questa settimana, così lavoriamo bene su queste emozioni qui. Allora, qual è il regno che sta attraversando lui, ma di riflesso anche il femminile. Quindi, qual è il regno, o quali sono le paure, o vediamo se si è adempiuto alle paure a seconda del regno, della carta che esce, no? Questa vuole uscire, ok, vediamo un po' qual è. Ah, vabbè, ci siamo, non è uscito il regno brutto. Il regno della chiara luce. Ma d'altronde, ragazze mie e ragazzi, noi della scuola iniziatica, anche la carta della, anche il video che ho pubblicato sulla luna nuova lo diceva, cioè nel senso abbiamo già gli strumenti. Il regno della chiara luce ci dice che proprio, e come vi dicevo all'inizio, quando il lavoro spirituale si fa alto, si fa grande, consapevole, e c'è la scimmia che là, della mentale, che dice ma che sta succedendo? Questa si è svegliata. Mm? Quindi sono felicissima di vedere il regno della chiara luce. Vado a vedere che carta è subito il regno della chiara luce. Vediamo. Vediamo qual è. Quindi non ci sono paure da elaborare, c'è un mettere in pratica l'elaborazione che si è fatta già di quelle paure, cioè c'è il coraggio, appunto, il coraggio di affrontare delle zavorre mentali perché si è già preparati a farlo, ecco. E vediamo un po' cosa dice il regno della chiara luce. È comprensione, forma, vita madre, accoglienza, accogliere il femminile, accogliere le emozioni. Sai accogliere, sii disponibile e sempre aperto al possibile, vastità, sincronicità. Ok, praticamente quello che è uscito al femminile. Quindi accoglienza delle proprie emozioni. Quindi come facciamo a elaborare il tutto, a lavorare ancora meglio su di noi in modo tale che anche la realtà esterna, comprensivo di un lui, manifesti ciò che vogliamo. Accogliere le proprie emozioni. Queste emozioni hanno a che fare col 5 di coppe, che è praticamente il 5 di coppe è l'abbassamento d'animo inerenti a degli stati di sofferenza emozionale. Questi stati di sofferenza emozionale è la dea dell'abbandono, della tristezza su cui ci stiamo già lavorando, che sono dei. Cioè tu devi ringraziare quando arriva quella dolce malinconia, la dolce tristezza, devi comprendere, accogliere, sii disponibile sempre verso queste emozioni perché ti daranno la forza che poi ti trasformano in regina di bastoni. Anche se sei uomo, la regina di bastoni per te che sei uomo ha a che fare col potere femminile, l'assertività femminile che è l'assertività del cuore. E questo ti fa integrare la lezione spirituale con il Papa, tant'è che parlerai anche con figure di spessore proprio perché il tuo spessore interno fa venire fuori anche lo spessore dell'altro, ok? Quindi sono contenta di vedere questa carta, E quindi anche da questa parte lui trova il coraggio viene dal cuore, da cor cordis, corabio significa in latino, avere cuore, la fede, lui trova la fede dentro di sé per togliersi dalle gabbie mentali e confessare la mancanza di onestà che è quella che non si è mai sentito degno di nulla. Ok, vediamo un po' adesso, ci andiamo ancora più nella profondità con gli archetipi questi. Allora mettiamoci questi qua, le statue cadono tutte qua, ok. Ok, aspetta. Allora, vediamo gli archetipi. Qual è l'archetipo che integra lui con questo coraggio e con il cavaliere di spade? Stanno tutti al contrario? No. Allora, qual è l'archetipo che integra lui? Quindi vediamo sia la parte in ombra, perché in ombra si vede che qua è la parte in ombra, no? Perché c'è il mentale, sia la parte in luce che va a manifestare grazie al coraggio. Il giocatore. Allora, quello che sta vivendo in questo momento è la parte in ombra, la leggiamo subito. Encomendarsi alla suerte en lugar de confiar nel trabajo duro.
Volontà di seguire la tua intuizione, incluso quando gli altri dicono di non seguire. Ah, allora sai qual è il senso qua? Prima non si fida di se stesso, poi si fiderà di se stesso. È un po' come se fosse il matto questa carta, no? Volontà di seguire la tua intuizione, incluso quando gli altri dubitano di te. E qua c'è un uomo che ha gli occhi bendati e deve attraversare questo filo. È come se la sua fede, questa carta della la parte del femminile, gli dicesse: vai, non dubitare di te stesso, non pensare che, non dubitare di te stesso, vai, vai, lanciati. Quindi alla fine si lancia a occhi chiusi, bendando gli occhi che guardano fuori, e come dicono i buddisti noi abbiamo 4 occhi, abbiamo 2 occhi che guardano fuori e 2 occhi che guardano dentro. Se tu bendi gli occhi della mente che guardano fuori, apri gli occhi che guardano dentro e superi la prova. Si lancia, non dubita più di se stesso. Wow, ok, grande lavoro, eh. Questo è il supporto del femminile, che fa questo lavoro, aiuta tutti. Scusate, c'è una mosca. Vediamo qual è l'archetipo che integra il femminile, oltre alla comprensione, la vita madre. Quindi con questo 5 di coppe e la luna nelle intenzioni, per arrivare al suo potere della regina di bastoni. Vediamo. La compagniera, una donna capace o un femminile capace di accogliere chiunque l'altro sia. Una donna che ha lealtà, che ha tenacia e carenza di egoismo. Sì, 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 sì. Sì, qua si sviluppa una donna che ha lealtà, tenacia e carenza di egoismo. Qua abbiamo 2 donne che condividono un mazzo di fiori, potere femminile, potere di condivisione femminile, perché di inclusione e di condivisione femminile, grazie sì, praticamente questo è il succo di questa carta qui, del fatto che accogliendo le proprie emozioni loro riescono a entrare in empatia con l'altra persona, va bene? Lei sarà un'ottima compagna, anche darà degli ottimi consigli, proprio perché accoglie le proprie emozioni e insegnerà anche agli altri, anche alla sua famiglia, ai suoi amici, a come accogliere le proprie emozioni. Vedo una lei di grande spessore animico qua, che supporta l'evoluzione del collettivo grazie anche a molti femminili, a molti maschili, scusami, che sono invischiati nella mente. E la loro frequenza supporta gli altri nel lanciarsi, nell'avere fede. Mamma che stese, ragazzi. Vediamo un po', allora, ancora. Vediamo. Lui nei confronti di lei. Amore clandestino. Qua lui farà delle cose al volo. Qua lui farà degli slanci al volo. Molti di lui sono in situazioni difficili di natura familiare, però alla fine trovano un modo per scappare da questa situazione. Io qua vedo una lei che viene sorpresa da un lui che si mette la maschera, cioè del senso... Qua ci sono 2 che hanno la maschera. Qua si tolgono le maschere, perché non sono stato onesto, vuoi la verità, solo tu mi fai sentire così. Qua c'è una grande manifestazione, questa settimana. Che c'è dopo amore clandestino? Amore dubbioso. Nonostante i dubbi del mentale che abbiamo visto qua, lui farà azioni che mi riconfermano quello che ti ho detto prima. Vediamo da questa parte, lei amore idealizzato. Lei sta lavorando con il suo sposo celeste. Sì. Con questa energia introspettiva, eremita, papessa, lei lavora con il suo sposo celeste, che è il suo sé superiore, si affida a lui per qualsiasi cosa nella sua vita, per qualsiasi cosa nella sua vita a livello lavorativo, relazionale. Si affida a lui, e questo affidarsi a lui fa sì che qua ci saranno degli incontri importanti.
Cosa viene dopo amore idealizzato? Amore tediato. Qua mi stanno parlando di molte circostanze che hanno a che fare con dei blocchi mentali che sono scaturiti da altre circostanze, di famiglia, di lavoro e di altro. Però io qua vedo, molte di lei per esempio hanno altre relazioni e io qua vedo che entro questa settimana avranno l'esploit di qualcuno. Però grazie a qualsiasi tipo di problematica che loro possono avere, loro integrano le emozioni relative a quella problematica, dando le spalle a ciò che non serve più, soprattutto dando le spalle al mentale. Che dubbi, circostanze di questa natura, loro possono avere a che fare anche con delle emozioni che hanno a che fare con la nostalgia, però ne escono vincenti perché c'è la regina di bastoni, capito? Il papa, se no non mi uscivano. Mamma mia, che stesa, ragazzi. Mettiamoci lo sciamano. Che succede in questa settimana? Tanto voi mi farete sapere. Magari adesso non vi risuona, ma tra qualche ora, tra qualche giorno. Cioè, vediamo un po'. Attitudine sciamanica di lui nei confronti di lei. L'attitudine sciamanica del maschile. La terra, loro vogliono... La terra mi parla, carta numero 17, corrispondente anche alla stella. Mi parla di voler concretizzare. La terra è anche madre terra, no? La terra è la propria natura, la terra è colei che ci ospita, la terra è colei che ci ha ospitato sempre, ha ospitato il genere umano senza dire una parola e adesso la terra però sta chiedendo aiuto all'umano. E quindi la terra cos'è? La terra è la nostra natura, è la nostra natura selvaggia. La terra, madre terra e la nostra natura selvaggia sono la stessa cosa. Quindi cosa fa lui con la forza e il cavaliere di spade? Trova il coraggio di darsi alla propria natura. E quindi la terra è il simbolo che lui è il simbolo per dire che lui trova il coraggio di darsi alla propria natura. La propria natura è quella di confessare quello che ti ho detto. Ok? E ha il coraggio di darsi al femminile. Eccolo qui, la terra è il femminile, no? E in questa società squilibratamente patricentrica abbiamo usato anche un'economia predatoria, siamo predatori nei confronti della terra e quindi distruggendo il femminile sotto tutte le forme, tutti gli aspetti. Quando esce la terra sul maschile significa che si sta includendo tutto questo, si inizia ad accogliere, ad andare verso la propria natura, facendo felice madre terra. Ok. Qual è l'approccio sciamanico di lei? La capanna sudatoria. Qua lei avrà a che fare con le proprie emozioni, in questa settimana, però ha tutti gli strumenti per farlo, è come se fosse un grande test, un grande esame proprio di superamento definitivo. La capanna sudatoria dove venivano, quando le persone stavano male, c'era una sorta di sauna dentro, no? Allora si scioglievano, si scioglievano, si scioglievano tutti gli attaccamenti e le paure, si sciolgono attaccamenti e paure, si sciolgono attaccamenti e paure. Il suo approccio sciamanico è quello di sciogliere attaccamenti e paure grazie al contatto con le proprie emozioni, tant'è che poi mi diventa regina di bastoni col Papa, integra perfettamente la lezione spirituale. Vedi il fuoco, c'è un fuoco, c'è la fiamma cristica che arde, facendole bruciare attaccamenti e paure. Gli attaccamenti che abbiamo sono le nostre credenze. Quello che crediamo sia giusto, quello che crediamo sia sbagliato, sono attaccamenti. E quindi la vita arriva a metterci davanti il karma delle esperienze emozionali funzionali a creare la crepa nella diga, cioè a rompere quelle credenze che abbiamo nel male e nel bene. Si dovrebbe fare così, dovrebbe essere giusto così. No, 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 arriva un'emozione e ti squarcia quella diga lì. Mamma mia, che settimanona. Mamma mia. Vediamo un po' cosa ci dice e cosa integra il femminile grazie alla capanna sudatoria. Vediamo. Qual è la dea? I segreti. Allora, lei integra quello che non può sapere. Che cosa voglio dire con questo? Ci sono delle cose che non ti vengono manifestate, ci sono delle cose che rimangono celate, proprio perché
E non dobbiamo sapere ancora, no? È della nostra mente razionale che vuole esercitare un controllo nel sapere delle cose. Lei si abbandona al flusso, ricordiamo, è uscita la carta della chiara luce, quindi siamo già in un livello molto alto di comprensione e consapevolezza. Ciò che la tua mente razionale non può sapere, non lo deve sapere. Quindi lei integra il fatto che la sua mente razionale abbandona la sua mente razionale che vuole esercitare un controllo su quello che non sa. Ok? Mettiamo un'altra, cosa integra ancora? Il perdono. Lei fa... guarda, qua c'è un grande risvolto del femminile. Lei smette di esercitare un controllo con la mente razionale, il perdono è proprio il lasciare fluire grazie al contatto con le proprie emozioni. Perdona tutto e tutti, proprio perché non c'è realtà fuori che non abbia a che fare con i tuoi attori interni. Caspita. Che archetipo integra lui con la Terra? La comunicazione. E infatti ce lo confermano qui. Lui comunicherà, lei perdonerà. Cioè, perdonerà nel senso non alla persona in sé, perché sappiamo che lei, abbiamo capito che lei capisce che gli altri sono espressione del divino. Lui comunica, la forza con il Cavaliere di Spade, quello che ti ho detto, comunica, ha il coraggio di comunicare da che avevamo tutti questi blocchi qua, essendo connesso alla sua natura selvaggia, e lei qua può anche venire a conoscenza di alcuni segreti che non sapeva, che sono questi che ti ho detto da parte di lui, e lei attuerà il perdono. Wow. Mamma ragazzi, questa è una stesa veramente, non so, un colossal. Un colossal. Fammi vedere che porta si apre in questa settimana. Lui nei confronti di lei, che porta si apre? La porta d'estate, siamo in estate, una relazione appassionata anche. Io vedo molto fuoco e molta passione in questa settimana, Vedo accensione della Kundalini, sessualità, passionalità, il grano è maturo per comunicare, io vedo molta passione qua e fuoco. Proprio adesso e proprio in questa settimana succede tutto questo. Lei nei confronti di lui. I guardiani delle porte, lei lo tiene celato. I guardiani delle porte è una sorta di segretezza. Lei nei confronti di lui mantiene segretezza e lui si esprime. Tac, proprio lei mantiene segretezza, ha mantenuto segretezza, cioè tutto introspettivo, papessa, eremita, lui si esprime proprio perché a volte molti di lui non possono sopportare questa sua segretezza. Tant'è che l'abbiamo visto pure di qua, Cavaliere di Bastoni, Re di Coppe, Regina di Bastoni e il Papa, no? Wow, mamma mia, che colossal! Mettiamoci, anzi, voglio mettere queste un attimo. Cosa mi dicono queste altre carte? Allora, lui nei confronti di lei. Un'altra persona disturba la tua relazione. Sì, qua ti ho detto, mi parlano di più persone che ci possono essere. O un'altra persona ha disturbato la relazione, lui poteva essere impegnato, o l'energia maschile aveva degli impegni, o persone che disturbavano, possono essere anche amici, familiari. Te l'avevo detto prima quando abbiamo lanciato i tarocchi, Sì, ancora lui nei confronti di lei. Bugie, guarda, bugie, non sono stato onesto. Ragazzi, qua c'è lo svelo di verità insondabili. Lei riceve dei segreti verranno rivelati. La bugia che magari molti di lui hanno mantenuto perché c'erano altre persone o altre circostanze che impedivano, era quello che c'è una persona in particolare che lo fa impazzire, quindi hanno gelato questa cosa, hanno detto le bugie. Qua ci sono cose grosse questa settimana. Ancora lui nei confronti di lei. Anello regalo. E qua ci sarà un regalo, una sorpresa, lui nei confronti di lei. Si tolgono le maschere, si tolgono le bugie, è un casino. Va bene, vediamo da questa parte lei nei confronti di lui, una sola ne voglio di qua. Chakra della gola, mancanza di dolcezza. Qua molte di lei sono state dure con lui.
e il chakra della gola ha a che fare con la comunicazione. Quindi che cosa vuol dire qua? Leggendolo sul livello più alto, il chakra della gola, che è il quinto chakra, ed è uscito anche nella luna nuova, se ricordate, il quinto chakra, ha a che fare non solo con la comunicazione con gli altri, ma ha a che fare con la comunicazione col Dio. La lingua del drago si chiama. La lingua del drago significa sputare fuoco e prendere il centro. Assertività. Quindi lei comunica con le sue emozioni più che comunicare con lui. E cosa succede? Alla fine comunica con lui. Per molte di lei. Sì, mamma mia, che svolte qua, ragazze mie, che svolte. Ragazzi, che vi devo dire? Mo ne metto un'altra, a conclusione sto ancora un po' stordita pure io, sta stesa un po' così. Vediamo, mettiamone tre di queste, gli angeli del cuore. Potrebbe essere la persona giusta, hai già incontrato il partner che cerchi. Flirt. Anima gemella. Allora, qua c'è una bomba questa settimana che si manifesterà a più livelli. Allora, qua c'è la persona giusta l'uno per l'altra. Lui, abbiamo visto che qua lui sa che c'è una lei che è la persona giusta, ma ha detto bugie, si è trattenuto, poi alla fine si lancia, relazione non sa come fare, alla fine si lancia. Ci sono di lui che si lanciano, perdono proprio il controllo, e meno male, della mente, e fanno cose di questa natura, perché sanno che c'è una persona giusta. Ci sarà un flirt, energia gioiosa, sessuale, potenzialmente anima gemella, cioè nel senso, io credo che questa carta abbia a che fare con le lei che hanno lavorato con la legge spirituale. Le tue preghiere, affermazioni e visualizzazioni vi faranno incontrare. Ci sono degli shock in questa settimana che avverranno o a fine settimana, molte di voi le state già vivendo, che hanno a che fare con l'adempimento della lezione spirituale, che è quella della comprensione delle vostre emozioni. Io, ragazze mie, non aggiungo altro, questa è una stesa bomba, non so che succederà in questa settimana, già mi vedo la casella di mail della posta piena. Quindi, per tutte le ragazze nuove non lo sanno, se no poi mi dimentico, me lo chiedete, i miei oracoli lui lei sono sotto all'info box in descrizione. Io non aggiungo altro, vi lascio in questo filmone, il Colossal, lo riprenderemo in settimana. Godetevi tutto quello che c'è da godere, ragazzi miei, perché qua è veramente un grandissimo film, un gran bel film, come diceva Vasco Rossi. Vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.